È il III secolo a.C. e Roma è impegnata nelle guerre puniche. Da un lato Annibale, cartaginese, combatte contro Scipione, romano, per il predominio di quello che è il Mar Mediterraneo, quindi il mondo allora conosciuto. Dall'altra parte del mondo, in Cina, il regno di Qin ha un sogno, quello di unificare i 7 regni che compongono il mondo allora conosciuto per dare origine alla nazione più grande di tutti i tempi, la Cina. Da un lato sta nascendo l'impero romano, dall'altro sta nascendo l'impero cinese. Da un lato l'Occidente, dall'altro lato l'Oriente. Le due civiltà più antiche e durature del mondo, ancora oggi rivali. Sono nate e stanno nascendo insieme, anche se da un punto di vista tecnologico la Cina è un po' più indietro. Sta entrando adesso nell'era del ferro, mentre Roma combatte già da secoli con armi non più in bronzo. Mentre i cinesi combattono con i cosiddetti carri da guerra, da noi erano qualcosa che si utilizzava circa 1000 anni prima, nella guerra di Troia. Il protagonista di questa storia è Qin Shi Huangdi, letteralmente il primo divino imperatore della dinastia Qin. Lo conosciamo indirettamente per 2 opere che sono passate alla storia. Lo conosciamo per la muraglia cinese, l'insieme di fortificazioni che dovevano impedire l'invasione dei mongoli nel regno appena formatosi. Tra parentesi, non è vero che è l'unica opera umana che è possibile vedere dallo spazio, è troppo piccola, è troppo stretta, nonostante lunghissima, e ce lo danno conferma gli astronauti che sono stati nello spazio, ma è famoso forse ancora di più per quello che è il ritrovamento archeologico più importante del XX secolo. È il 1974 e mentre dei contadini a Xi'an stanno scavando una buca per dei pozzi, stanno costruendo dei pozzi, portano alla luce delle statue di terracotta e l'esercito, l'armata di terracotta, migliaia di statue di soldati, tutti diversi tra di loro, armati fino ai denti, che dovevano accompagnare l'imperatore nell'aldilà e posti a difesa del suo mausoleo. Tanti prima di lui avevano creato delle fortificazioni, tanti prima di lui avevano richiesto delle tombe enormi a testimoniare la grandezza del loro impero, ma mai nessuno aveva creato qualcosa di proporzioni simili. Per intenderci, soltanto la sua tomba, quindi non l'intero mausoleo, rappresentava sulla base una raffigurazione della Cina dell'epoca in bronzo, e i fiumi e i laghi che costituivano questo impero erano ricoperti di mercurio liquido secondo la leggenda. La volta della tomba dell'imperatore era ricoperta di pietre preziose a testimoniare la volta celeste. Per intenderci, solo la tomba, quindi non l'intero mausoleo, è grande quanto un campo di calcio. Nella foto che compare la collina è alta quanto la maggiore delle piramidi d'Egitto, e questa ricopriva la sola tomba, non l'intero mausoleo. Per capire la megalomania del personaggio e perché questa lo portò alla morte, qualche cenno storico. Agli inizi del III secolo a.C., lo stato su cui sorgerà la futura Cina è costituito da 7 regni in perenne guerra tra di loro. E che cosa fanno 7 regni in perenne guerra tra di loro? Quello che fanno appunto tutti gli stati che combattono, e quindi guerre, saccheggi, stupri, esecuzioni. Il nostro imperatore della dinastia Qin ha però un sogno, quello di unificare questi 7 regni. Ci riesce nel 221 a.C., facendo essenzialmente quello che fanno tutte le persone che vogliono mettere d'accordo tutti in maniera molto veloce, quindi guerre, saccheggi, stupri, esecuzioni. Per intenderci, qualche racconto, qualche episodio per capire il personaggio. È il 222 a.C., quindi un anno prima che verrà unificata la Cina per come la conosciamo noi oggi, e il nostro imperatore è in guerra con lo stato di Zhao. Vince la battaglia e fa in un singolo giorno 10.000 prigionieri. Ora, per il codice d'onore dell'epoca bisognava prendersi cura di questi prigionieri. Lui però non ha tempo, non ha voglia e soprattutto non vuole sprecare le risorse per il suo progetto divino. Di conseguenza li fa ammazzare tutti, 10.000 in un singolo giorno. Leggenda vuole che fece bruciare tutti i libri, tutto il sapere allora conosciuto, perché prima di lui non c'era nulla di importante, la storia doveva cominciare da lui. Lui era la cosa più importante che era successo al mondo allora conosciuto fino ad allora. Ovviamente non ci riuscirà perché abbiamo testimonianze di Lao Tzu, Sun Tzu, Confucio. Fa costruire la grande muraglia cinese, per intenderci era qualcosa che nessuno aveva mai pianificato fino ad allora. Dopo aver unificato i 7 regni non ha più bisogno di tutto quell'esercito,
ha a disposizione milioni di persone che può utilizzare per questa fortificazione. Leggenda vuole che ne moriranno 1 milione nella costruzione. Si dice che questi venivano addirittura tumulati nella muraglia stessa. Ora, bruciare i libri, limitare la conoscenza e costruire fortificazioni, anche qui è qualcosa che qualunque sovrano ha sempre fatto nel corso della storia, ma mai nessuno con queste proporzioni. Bruciare i libri, far iniziare il tempo, dalla nascita della sua dinastia, del suo progetto, fa parte del desiderio di dominare il tempo. Costruire la muraglia cinese, delimitare lo spazio del mondo allora conosciuto, significa voler dominare appunto lo spazio. Dominare lo spazio e il tempo sono essenzialmente le prerogative di una qualunque divinità, e lui si sente una divinità, ma dietro c'è dell'altro, del terrore della morte, qualcosa che viene rafforzato anche dalla storia che segue. È il 222 a.C. e lo stato di Yan è il successivo sulla lista degli stati da sconfiggere per unificare la Cina. Sa di non poter competere. Di conseguenza, in segno di devozione e riconoscenza nei confronti del futuro imperatore, manda una delegazione con dei doni a corte. Nel momento esatto in cui resta per ricevere questi doni, è vittima di un attentato. Cercano di ucciderlo, ma lui si salva per miracolo. Da quel momento è terrorizzato, si rende conto forse di non essere così immortale come aveva immaginato. Da quel momento è vittima della paranoia, ha paura della morte e non si fida più di nessuno. Immagini di morte lo tormenteranno per tutta la vita per 2 motivi principali. Il primo è quello della paura degli spiriti, ovvero i soldati che ha sacrificato, le persone che ha sacrificato in vita per ottenere il suo scopo, ha paura che lo tormenteranno per quanto fatto in vita, ed è questo il motivo per cui poi fa costruire il suo esercito di terracotta. Ma c'è qualcosa in più. Lui è l'imperatore divino, ha unito un impero che comprende una popolazione superiore di 10 volte a quella dei grandi faraoni d'Egitto, ha unito un territorio immenso che costituiva il mondo allora conosciuto, ha creato un impero che avrebbe superato quello romano di 1000 anni. Lui è il creatore, è il dio, è divino e gli dei non muoiono. Ora, questa leggerissima ossessione della morte ci porta al protagonista di questo video, il Mercurio. L'imperatore si mette in viaggio per cercare qualunque rimedio possa permettergli di essere immortale. Le terapie sono le più varie, gli viene ordinato di giacere ogni notte con un'amante diversa perché questo si pensava potesse allungare la vita. Leggenda vuole che sull'isola di Penglai vivano gli 8 immortali che possiedono l'elisir di lunga vita che appunto potrà bere l'imperatore per diventare finalmente immortale. Chiama il medico di corte Xu Fu e gli impone di andare a cercare dove si trovano queste isole di Penglai. Ovviamente non le troverà mai, non tornerà mai più a corte per la paura delle ire dell'imperatore, e leggenda vuole che da questo viaggio alla ricerca delle isole verrà scoperto il Giappone. Solo che l'imperatore non ha tutto il tempo di cui ha bisogno il medico per trovare le isole e di conseguenza si fa prescrivere un palliativo, ovvero delle pillole di mercurio che possano allungargli la vita quel tanto che basta per permettere all'elisir di essere trovato e portato in patria. E perché proprio il mercurio? Il mercurio è una sostanza nota agli alchimisti per le sue proprietà sovrannaturali, è infatti l'unico elemento in grado di sciogliere l'oro, e quindi un qualcosa di sovrannaturale, quindi qualcosa di magico, e per l'epoca si pensava che assumendolo in quantità adeguate potesse trasmettere le stesse proprietà all'uomo, potesse quindi allungare la vita, rendere immortali. C'è solo un piccolissimo problemino, il fatto che il mercurio è tossico, i suoi danni essenzialmente si manifestano a seconda della forma di ingestione e del tempo di ingestione, ma questo purtroppo l'imperatore non lo sa. Del mercurio possiamo avere diversi tipi di intossicazione. Abbiamo un'intossicazione acuta, quindi grandi quantità di mercurio assunte in brevi lassi di tempo, e quindi possiamo avere una inalazione di grandi quantità di mercurio che porterà inevitabilmente a dei danni a livello polmonare, per intenderci la polmonite interstiziale che tanto va di moda in questo periodo, e quindi febbre, tosse, dispnea, fatica a respirare, fame d'aria. Di contro grandi ingestioni di questo metallo liquido portano a una gastroenterite emorragica fino alla morte, con dei dolori addominali lancinanti. Ben più subdola però è quella che
viene definita intossicazione cronica, ovvero piccole quantità di mercurio assunte per lunghi periodi di tempo. Ed è proprio quello che fa l'imperatore. L'imperatore inizia ad assumere pillole edibili di mercurio tutti i giorni, una dose fissa e costante che entra nel suo sangue e inizia a fare effetto. Ovviamente l'effetto non quello sperato dall'imperatore. Questa è una sostanza che si accumula in diverse parti dell'organismo e in particolare si accumula nella cute, nella pelle, dando problemi di sudorazione nel tentativo di eliminare questo metallo, alterazione a livello delle ghiandole sudoripare, da una dermatite desquamativa, perdita di capelli, si va a localizzare a livello delle mucose, quindi delle gengive, nelle ghiandole salivari, va nel tentativo di essere eliminato attraverso i reni, va a danneggiare tutto l'apparato tubulare. I tubuli infatti sono quella struttura distale a livello del rene che permette il riassorbimento di acqua e sostanze nutritive che sono state filtrate attraverso i reni. Ma soprattutto il danno più subdolo è quello a livello del sistema nervoso centrale, un posto dove il mercurio si localizza in grandi quantità. E che cosa succede? Cominciano prima i tremori prima delle dita, successivamente estesi alla mano. Inizia la difficoltà a scrivere. A quel punto compare la logorrea, ovvero il fiume di parole. Il nostro re, il principe, comincia a parlare, parla tanto. A quel punto si diventa sospettosi, facilmente irritabili, si inizia a pensare che tutti ci stiano osservando, che chiunque stia tramando contro di noi qualcosa di deleterio sempre, ma a maggior ragione quando sei il re e l'imperatore divino della nazione più grande di tutti i tempi, nonché del mondo allora conosciuto. Si diventa aggressivi, sempre più scontrosi, e questa ossessione diventa una grave forma di paranoia. Un quadro, quello appena raccontato, che prende il nome di eretismo mercuriale. Eretismo, ovvero eccitazione nervosa da mercurio. Ora, fosse vissuto negli anni 50 del Novecento, a partire dagli anni 50 del Novecento, tutto questo sarebbe potenzialmente reversibile. L'imperatore però non ha 2000 anni di tempo, nemmeno assumendo queste pillole di mercurio. Infatti la terapia, l'unica terapia per l'intossicazione da metalli pesanti e quindi anche di mercurio, è la terapia chelante, terapia che nasconde il mercurio all'organismo. La terapia è infatti il dimercaprolo, una sostanza che venne sviluppata nella seconda guerra mondiale dagli inglesi come trattamento ad un veleno chimico ad uso bellico contenente arsenico. E come funziona? Essenzialmente il mercurio va a localizzarsi a livello degli enzimi presenti all'interno della cellula, ovvero quelle piccole strutture che permettono alla cellula di far avvenire le reazioni chimiche che poi tengono in piedi l'organismo. Il mercurio si localizza qui dentro, impedendone il corretto funzionamento. Il dimercaprolo non è altro che un alcol che va a catturare il mercurio impedendo la sua interazione con questi enzimi. Lo nasconde a questi enzimi favorendone una costante eliminazione attraverso i reni. Il problema è che tutto questo il nostro imperatore non lo sa. E cosa succede se all'ossessione per la morte, per l'immortalità, aggiungi un fisico che cade a pezzi? Aumenti la dose, ed è quello che fa l'imperatore. Sono 7 anni che l'imperatore sta assumendo delle pillole di mercurio che piano piano sta facendo cedere l'organismo, ed in particolare i reni. Più l'organismo è debilitato, più resta male, più è vittima della paranoia e dell'ossessione dell'immortalità, più si rende conto di avere poco tempo, e più si rende conto di avere poco tempo, più assume mercurio, raddoppia la dose, triplica la dose, quadruplica la dose, fino ad arrivare alla pazzia. È sospettoso verso tutti, non si fida più di nessuno e iniziano le condanne e le esecuzioni a tappeto verso tutti. Il grande imperatore è ormai estraneo alla realtà. Il grande imperatore divino, il guerriero di Qin, ormai non esiste più. Esiste semplicemente un pazzo capriccioso che vuole essere assecondato in tutte le sue follie. E in un sistema legalista che prevede ordini semplicemente dall'alto, i suoi funzionari non possono far altro che assecondarlo in tutti i suoi capricci. Sogna degli dei del mare che impediscono al suo medico Xufu di raggiungere le isole di Penglai per ottenere l'elisir di lunga vita. Si fa costruire una balestra su misura e si mette in moto per un viaggio che lo porterà sulle coste del mare cinese a combattere questi dei del mare. Davanti alla scena patetica di un imperatore che spara nel mare verso nessuno, i suoi funzionari cominciano a discutere di quello che sarà il futuro del regno. Al ritorno da questo viaggio l'imperatore si ammala e muore, e succede quello che ci si aspetta tutti, e quindi guerra civile
con tutto quello che questo comporta, e quindi guerre, assassini, stupri. Vengono assassinati i membri della famiglia reale fino a che non si otterrà un nuovo erede al trono. Il divino imperatore però un ultimo desiderio da realizzare, nonostante sia già morto: fa seppellire vive tutte le sue concubine, gli ingegneri, gli architetti, gli operai. Nessuno deve conoscere l'esatto ingresso della tomba, perché nessuno deve profanare il luogo eterno nel quale comanderà l'imperatore divino. Centinaia di persone vengono sepolte vive per costituire il regno dell'aldilà. Questa era la storia di un discreto personaggino, di come la sua ossessione lo abbia portato alla morte prematuramente, soprattutto in condizioni decisamente peggiori di quanto ci si sarebbe aspettati. Non che morire in battaglia o assassinato, che di solito come muoiono i re, fosse meglio. Fa abbastanza ridere come credendo di stare allungando la propria vita con il mercurio non abbia fatto altro che diminuirla, e soprattutto diminuire la qualità della sua vita. Ma purtroppo la scienza ha bisogno di questo, di sperimentazione, di tempo per dare delle risposte certe. Non che lui 2000 anni fa potesse credere nella scienza come ci crediamo noi oggi, ma è essenzialmente qualcosa che non va particolarmente di moda nemmeno oggi. Io comunque sono Francesco Damiano, sono un medico, sono anche un appassionato di storia a questo punto, e questa era una storia. Se ti è piaciuta ti invito ad iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Bella la cosa sulla scienza, sul tempo, che non va di moda oggi. Bello pure il fatto che avevo il cerotto del prelievo. Ma chi vuoi che lo guardi? No?